Ciao a tutte e ben ritrovate nel canale del Filo Rosso. Nel video tutorial di oggi vedremo assieme come realizzare questo sofficissimo e caldissimo scialle che io ho chiamato ametista per via del suo delicato colore. Vi farò vedere come, utilizzando dei filati avanzati da altri progetti, mi è venuto in mente di realizzare questo scialle. Infatti ho utilizzato il filato Malabrigo Sock, che è una 100% lana merino, che avevo avanzato dal progetto di maglia fior di loto che avevamo vista in primavera. Così ho anche il completo con la maglia da abbinare. E poi avevo del filato mohair a casa di questo colore che avevo acquistato tanto tempo fa e quindi mi dispiaceva lasciare lì gli 80 grammi che avevo avanzato di Malabrigo e mi è venuta appunto quest'idea, vedendo i miei filati, accostandoli assieme, mi è venuta l'idea così di realizzare questo scialle e di farne completo, e credo appunto che sia una buona idea da poter utilizzare con dei filati che avete a casa, avanzati magari da altri progetti o con cui non sapete che cosa fare, e quindi diciamo che le possibilità di accostamento in questo caso sono infinite. Io l'ho realizzato utilizzando un uncinetto del 3,5 che ho utilizzato sia per la lavorazione a un filo di mohair sia per questo filato sfumato. Quindi vi servirà un uncinetto del 3,5, un ago da lana per nascondere le codine e come al solito la forbice, niente di più, e tanta creatività, perché poi voi deciderete sicuramente quali sono i colori che vi piacciono di più, quelli che vi stanno meglio. Io ho scelto anche il viola perché comunque è un colore che mi sta molto bene. Ognuno di noi poi ha il suo colore dei capelli, la sua carnagione e anche i propri gusti, e quindi può decidere che accostamenti fare. Possibilità sono infinite. Per esempio, guardate questo kid silk abbinato a questo filato sfumato lace sempre di Malabrigo, oppure guardate anche questa accoppiata di colori, che meraviglia. Insomma, le possibilità sono infinite e qui sta a voi mettere in gioco la vostra fantasia e anche magari con quello che avete in casa. Io vi consiglio vivamente però di utilizzare un mohair in kid silk perché è molto leggero, quindi almeno a mio parere addosso non appesantisce, quindi abbiamo un capo molto leggero e che scalda tantissimo, e quindi di contrastarlo con un filato magari sfumato tono su tono. Io adesso per il video tutorial ve lo farò vedere con un kid silk panna abbinato a un Malabrigo color grigio perla, giusto per rendere più visibili i punti. Andiamo a incominciare quindi. Per sviluppare lo scialle nelle dimensioni appunto che vi ho detto, io ho utilizzato 4 gomitoli di kid silk drop nel colore Erica. Il kid silk è formato da 70% mohair e 30 seta, e vi assicuro che è morbidissimo ed è un filato che addosso non punge. Io sono molto affezionata a questo filato qui. E poi ho usato la rimanenza di una matita, quindi all'incirca 80-90 grammi di Malabrigo Sock nel colore Lotus. Lo scialle è un grande triangolone come avete visto, e si inizia a lavorarlo così in questo verso, partendo dalla base e mano a mano andando a crescere il nostro triangolo. Quindi come vedete sono partita da qui, questa è la mia base, e mano a mano ho lavorato con giri di andata e ritorno ed ho creato delle sequenze di lavoro a intervalli regolari, inserendo poi il filato sfumato ad ogni sequenza e mano a mano appunto ampliando la lavorazione dello scialle. Lo scialle si lavora su uno schema che trovate libero da anni nel web, ma anche nei diversi libri. E il bello di questi schemi è che sono delle basi da poter poi su cui poter lavorare. Io infatti lo schema non l'ho lavorato alla lettera, ma ho applicato delle modifiche ed ho inserito delle noccioline. Come vedete, io adoro le noccioline, per dare movimento, dinamicità a questo scialle e un effetto, vedete, un po' tridimensionale così in rilievo, e devo dire che mi è piaciuto molto. Vedete, mano a mano lo scialle si sviluppa fino ad arrivare alla punta poi finale.
Ecco, io avendo terminato il mio filato Malabrigo, perché appunto era un filato che avevo di rimanenza, 80 grammi circa di rimanenza, ho terminato così. Se ne avessi avuto di più, dico la verità, mi sarebbe piaciuto lavorare il bordo finale più largo, per impreziosire ancora di più lo scialle, però questo insomma era il filato che avevo, che mi avanzava, e perciò ho terminato così. Quindi eventualmente, se voi comprate una matassa, avete la possibilità insomma di impreziosirlo anche con un bordo più ricco. Le misure del mio scialle sono queste: ha una base di 1,58 m e un'altezza di 75. A me gli scialli piacciono lavorati belli ampi e vi consiglio appunto di fare una lavorazione anche volendo più ampia della mia. Ho lavorato, vi faccio vedere quante sequenze di lavoro, quindi ho lavorato a sequenze, ne ho lavorate diciamo contando dalla fine del giro col filato sfumato: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sequenze. Ora andiamo a vedere come sviluppare il nostro progetto. Ve lo faccio vedere realizzato con il mohair color ruggine, perché con il panna non si vedeva niente, mi sono resa conto essendoci il fondale bianco. E realizzo 7 catenelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Effettuo una maglia alta sulla prima catenella di base realizzata. Faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto e sempre nella prima catenella realizzata di base faccio una maglia alta. Quindi realizzo questa prima sagoma. Dopodiché faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, giro il mio lavoro e all'interno del mio primo spicchietto realizzato effettuo 7 maglie alte. Quindi una, quindi la prima diciamo sono le 3 catenelle con cui mi sono alzata, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. All'inizio è sempre un po' complicato perché il progettino è piccolo e quindi è difficile da maneggiare, poi mano a mano questo problema non lo avremo più. Quindi ho realizzato queste 7 maglie alte all'interno dello spicchio. Qui al centro ho la mia maglia alta di base e all'interno della maglia alta di base sopra faccio una maglia alta. Nello spicchio successivo realizzo altre 7 maglie alte, quindi una, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maglie. Nella terza catenella dall'inizio di base, quindi 1, 2, 3 dal centro, realizzo una maglia alta e chiudo così. Ho completato così il mio primo giro, formando questa specie di, diciamo, di 2 ventagli sopra gli archetti. Realizzo 3 catenelle, 1, 2 e 3, in questo modo, 4, 5 e 6. Giro il mio lavoro e all'interno della stessa maglia effettuo una maglia alta, quindi nella prima maglia di base faccio una maglia alta, formando così questo spicchietto. Faccio poi una catenella di separazione, salto 2 maglie alte di base, sulla terza faccio una maglia alta,
nella successiva un'altra maglia alta e nella successiva ancora un'altra maglia alta, quindi ho fatto 3 maglie alte consecutive. Una catenella di separazione, salto 2 spazi di base, quindi 1 2, e nella terza maglia, che poi è anche quella centrale della lavorazione, diciamo a specchio, faccio una maglia alta, 3 catenelle di separazione, rientro all'interno dello stesso spazio e faccio una maglia alta. Quindi ho formato la mia prima metà di questo ventaglio. 3 catenelle, 1 2 3, filo sull'uncinetto, rientro all'interno dello stesso spazio, quindi nel centro, e faccio una maglia alta. Una catenella di separazione, salto 1 2 maglie di base e nella terza faccio 3 maglie alte, inizio a fare 3 maglie alte consecutive in questo modo. Quindi vado a formare questo disegno. Una catenella di separazione, salto 2 spazi di base e nell'ultimo, quindi nella terza catenella della prima maglia alta, vado a fare una maglia alta, 3 catenelle di separazione, rientro all'interno dello stesso spazio e faccio una maglia alta ed ho completato così il mio giro. Tutta la lavorazione sarà un alternarsi di questi 2 giri che adesso appunto vedremo. Sono sempre questi 2 giri alla fine che si ripetono e noi andremo a farli in sequenze. Nella prima parte dello scialle del mio triangolino non ho fatto le noccioline, sono partita dalla sequenza della fascia successiva, quindi intanto lavoriamo questo triangolino così insieme. Può anche ripetersi delle sequenze. Effettuo 3 catenelle, 1 2 e 3, e all'interno di questo primo spicchio che mi trovo, nell'arco dello spicchio vado a fare 7 maglie alte, quindi 1 2 3 4 5 6 e 7. Una catenella di separazione. Nella catenella centrale delle 3, nelle maglie, scusate, di base alte, quindi nella centrale vado a fare una maglia alta. Effettuo una catenella di separazione. Ora mi trovo subito al centro del mio lavoro, come vedete. Quindi lascio perdere questo primo spazio, diciamo che si è creato, e vado direttamente nella sommità del mio ventaglio, e quindi qui ho il centro, la catenella centrale, entro in questo spicchio e faccio 7 maglie alte, quindi 1 2 3 4 5 6 e 7. Poi nella maglia che ho al centro sottostante effettuo una maglia alta sopra la maglia alta, quindi faccio una maglia alta sopra la maglia alta centrale sottostante, e nello spicchio successivo, che lavorerò a specchio, adesso le mie 7 maglie alte consecutive, quindi 2 3 4 5 6 e 7. Una catenella di separazione, dove mi ritrovo le 3 maglie alte consecutive, in quella centrale faccio una maglia alta,
una catenella di separazione e mi trovo a dover lavorare l'ultimo spicchietto le mie 7 maglie alte. Una, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Faccio un'ultima maglia alta nella terza catenella di base dalla lavorazione, quindi 1, 2, 3, in questa catenella faccio una maglia alta. Quindi vedete che il mio lavoro piano piano sta crescendo. Si vede meglio così in trasparenza. Ora non dovrò fare altro che ripetere questi 2 giri. Vediamo ancora qualche giro assieme, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 catenelle. All'interno dello stesso spazio di base faccio una maglia alta e vado a creare così il mio spicchio. In questo modo. Una catenella di separazione, salto 2 maglie di base, dalla terza faccio 3 maglie alte consecutive. 1, 2 e 3. Una catenella di separazione, dove ho la maglia alta singola faccio una maglia alta, 3 catenelle di separazione e una maglia alta all'interno dello stesso spazio, quindi vado a ricreare i miei spicchi. Una catenella di separazione, sono già al centro del mio triangolone, salto 2 maglie di base e faccio 3 maglie alte consecutive, quindi 1, 2 e 3. Qui per ora in questo primo triangolo che effettuiamo non vado a lavorare le noccioline. Una catenella di separazione, salto 2 maglie di base e nella terza vado ad effettuare una maglia alta, 3 catenelle di separazione e nella maglia centrale, quindi sempre una maglia alta e vado così a formarmi uno spicchio. 3 catenelle di separazione, poi qui sono al centro e quindi la mia lavorazione deve ripartire a specchio, rientro all'interno dello stesso spazio e faccio una maglia alta. Una catenella di separazione, salto 2 maglie di base e nella terza inizio a fare le mie 3 maglie alte consecutive. 1, 2 e 3. Una catenella di separazione, entro nella maglia singola successiva, faccio una maglia alta, 3 catenelle di separazione e rientro all'interno della stessa maglia di base, una maglia alta e formo il mio spicchietto. Una catenella di separazione, salto le 2 maglie di base del gruppo delle 7, quindi 1, 2 e nella terza inizio a fare 3 maglie alte di seguito, quindi 2 e 3. Il mohair, mi raccomando, va lavorato in modo molto morbido. Una catenella di separazione nell'ultima maglia che incontro, quindi la prima del giro, faccio una maglia alta, 3 catenelle di separazione, rientro all'interno dello stesso spazio e faccio una maglia alta. Questa è la mia lavorazione che prende forma. Ora mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3 e riparto con il mio giro di 7 maglie alte all'interno dello spicchietto, quindi 1, 2
3, 4, 5, 6 e faccio l'ultima 7 all'interno del mio archetto. Una catenella di separazione, vado nel gruppo delle maglie, vedete qui ho fatto quindi il mio primo spicchietto dentro l'archetto, vado nel gruppo delle 3 maglie alte e nella centrale faccio una maglia alta, una catenella di separazione, nello spicchietto successivo vado a fare come sempre le mie 7 maglie alte, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi tutto il giro è un'alternanza di 7 maglie alte consecutive all'interno dell'archetto, una catenella di separazione e dove incontro il gruppo delle 3 maglie alte sottostanti nella centrale faccio una maglia alta e così via, faccio la catenella di separazione e le 7 maglie alte all'interno dell'archetto. In questo caso sono già vicina al mio centro, vedete, che è questo, dove ho 1, 2, 3 e 4 spazietti. Quindi ho fatto la mia catenella di separazione e qui ho il centro del mio lavoro, la maglia centrale, quindi all'interno di questo spicchio vado a fare le 7 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Poiché sono al centro del mio lavoro, nella maglia alta sottostante, che è quella centrale, vado a fare una maglia alta e nello spicchio successivo 7 catenelle, 7 scusate, maglie alte consecutive. 3, 4, 5, 6 e 7. Sempre la mia catenella di separazione e proseguo con la maglia alta nella centrale del gruppo delle 3 sottostanti. Una catenella di separazione sempre, le mie 7 maglie alte all'interno dell'archetto successivo, quindi una, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Catenella di separazione, ho le mie 3 maglie alte sottostanti, nella centrale faccio la mia maglia alta, catenella di separazione e nell'ultimo spicchietto faccio le mie 7 maglie alte consecutive. Effettuate le ultime 7 maglie alte, concludo con un'ulteriore maglia alta nella terza catenella dall'inizio. Quindi qui io ho formato una mia prima sequenza di lavoro, vedete, formata da 3 praticamente motivi completi. In totale qui ci sono 6 giri di lavorazione, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le mie sequenze di lavorazione andranno alternando 6 giri con il filato mohair e 2 giri con il filato di contrasto, in questo caso io ho usato Malabrigo.
solo che adesso nelle sequenze successive andremo a vedere come applicare le noccioline. A questo punto del lavoro andiamo a fare il cambio del filo. Vedete, io ho 3 motivi a ventagli, il primo, il secondo e il terzo. E in totale abbiamo 6 giri. Come effettuare il cambio del filo? Allora, io adesso ho effettuato le mie 7 maglie alte, che vi avevo già fatto vedere. Concludo con l'ultima, che è una maglia alta, getto quindi in questo modo, prendo il filo sull'uncinetto, nella terza faccio la mia maglia alta, butto giù 2 asole e prima di buttare giù le altre 2 prendo il mio filato di contrasto e inserisco così il nuovo filo e parto già con la mia asola. Preferisco tagliare di volta in volta i miei fili piuttosto che portarli su. Ho visto, avevo fatto anche una prova a raccoglierli mano a mano che li lavoravo, ma non mi piace perché poi il bordo viene rifinito dal contrasto di questi 2 fili e preferisco, diciamo, fare un nodino alle mie codine e poi a nasconderle con l'ago di volta in volta, in questo modo. Quindi intanto mi blocco i fili e poi magari ogni tanto vado a nascondere le mie codine. Ora riparto sempre con le mie sequenze, come abbiamo visto finora, perché i 2 giri sono sempre gli stessi, quindi mi alzo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e quindi vado sempre a ripetere queste sequenze di lavoro. E adesso con il filo di contrasto io vado a lavorare 2 giri, quindi ho fatto le mie 6 catenelle e faccio con il filo sull'uncinetto una maglia alta all'interno dello stesso spazio e formo il mio spicchietto di lavoro. Una catenella di separazione, salto le mie 2 maglie di base e poi dalla terza faccio le mie 3 maglie alte consecutive, come abbiamo visto finora. Quindi alterno ora fino ad arrivare al centro queste 3 maglie alte consecutive, una catenella di separazione e nella maglia alta singola che incontro poi successivamente faccio il mio spicchietto che è dato da una maglia alta, 3 catenelle di separazione, rientro all'interno dello stesso spazio di base e faccio una maglia alta, quindi vado a formare il mio spicchio. Una catenella di separazione, nel gruppo delle 7 maglie alte di base ne salto 2 e dalla terza faccio 3 maglie alte consecutive, catenella di separazione e formo il mio spicchio di nuovo nella maglia alta singola di base, così fino ad arrivare ad avvicinarmi al mio centro del lavoro. Catenella di separazione, salto 2 maglie alte di base e faccio le mie 3 maglie alte consecutive in questo modo. Una catenella di separazione e nella maglia salto 2 maglie di base, mi avvicino al centro, faccio una maglia alta, 3 catenelle di separazione, sempre nella maglia centrale faccio la mia maglia alta e quindi ho finito la mia prima parte del mio triangolo, del mio scialle. 3 catenelle di separazione, rientro all'interno dello stesso spazio e faccio una maglia alta, una catenella di separazione, salto 2 maglie di base e faccio le mie 3 maglie alte consecutive e procedo così fino alla fine con le 3 maglie alte consecutive, catenella di separazione, nella maglia singola vado a realizzare il mio spicchietto, 1, 2, 3 catenelle e vi lascio così procedere fino alla fine del giro. Ecco qui, ho completato il mio primo giro con il filato di contrasto e riparto con il secondo, perché sempre questi ora saranno i giri che noi dobbiamo andare ad alternare, quindi 3 catenelle per alzarci e 7 maglie alte all'interno dello spicchietto, quindi 1, 2, 3, 4,
5, 6 e 7 ed ho formato così il mio ventaglio. Catenella di separazione e sopra la terza la centrale delle 3 maglie alte faccio la mia maglia alta. Di nuovo catenella di separazione, le 7 maglie alte all'interno dello spicchio, catenella di separazione, la maglia alta sopra la maglia centrale delle 3 sottostanti. Ho completato anche il secondo giro con il filato a contrasto e ho effettuato le mie 7 maglie alte consecutive nell'ultimo spicchio. Ora devo effettuare nella terza catenella la mia maglia alta, quindi butto giù il filo, le prime 2 asole, prendo il filo di mohair e passo il mio filo, faccio le mie 3 catenelle, alzo il lavoro e blocco subito i fili con un nodino e poi andrò a nascondere le mie codine con pazienza. Ecco qui, quindi ho fatto le mie 3 catenelle, 3, 4, 5 e 6 e vado ad iniziare nuovamente il giro di lavoro come abbiamo visto finora, quello dove vado a crearmi lo spicchietto. Lo spicchietto, la catenella di separazione, salto 2 maglie di base e vado a fare le mie 3 maglie alte consecutive. Sicuramente per chi sa leggere gli schemi è più comodo vedere lo schema e lavorarlo senza ascoltarmi, che magari può essere più pesante, però insomma per chi non li sa lavorare penso che anche la dimostrazione sia comoda. E continuo con il giro delle 3 maglie alte consecutive, la catenella di separazione e il mio archetto. Ora, sempre come vi ho fatto vedere alternando questi 2 giri, lavoriamo con il filato mohair 2 giri consecutivi, facciamo i 2 giri di lavorazione e al terzo vediamo come applicare le noccioline. Quindi ho finito il mio giro, riparto con il secondo effettuando i gruppi di 7 maglie alte consecutive, maglie alte consecutive, catenella di separazione e sopra il gruppo delle 3 maglie alte sottostanti nella centrale maglia alta, catenella di separazione e nell'archetto 7 maglie alte consecutive. Guardate che meraviglia, esce mano a mano che il progetto va avanti e si continua a lavorarlo. Ora dovremo agire in questo modo. Siccome abbiamo detto che noi dobbiamo alternare sempre 2 giri con il filato a contrasto e poi farne 6 giri con il mohair, nel terzo giro di lavorazione del mohair, con il filo mohair, nel terzo, quindi adesso abbiamo lavorato un primo giro e un secondo giro, andiamo a vedere come si eseguirà sempre il terzo giro, quindi la metà della lavorazione con il filato mohair. Quindi faccio le mie 6 catenelle e poi giro la mia lavorazione e maglia alta sopra la prima maglia sottostante di base, formando così il mio primo spicchio. Una catenella di separazione. Ora salto le mie 2 maglie di base e dovrei fare le mie 3 catenelle, le mie 3 maglie alte consecutive. Invece che cosa faccio? Faccio la prima delle 3 maglie alte consecutive, nella successiva invece che fare solo la seconda maglia alta semplicemente ne vado a fare 7, quindi una all'interno dello stesso spazio, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maglie alte. Quindi dove dovevo fare la seconda maglia alta delle 3 che abbiamo fatto finora consecutive vado a fare 7 maglie alte.
punto l'uncinetto tralasciando la prima maglia nella seconda, scusate, da davanti verso dietro, prendo la mia asola, faccio uscire la mia catenella in questo modo, formando così una nocciolina, una catenella. Nello spazio successivo faccio quella che era finora la terza delle mie maglie alte consecutive. Quindi nella centrale delle 3, negli altri giri dove facevo le 3 maglie alte consecutive, nella centrale vado a fare la mia nocciolina. Quindi catenella di separazione, qui dove ho la maglia alta singola procedo sempre a fare il mio archetto, quindi maglia alta, 3 catenelle e all'interno dello stesso spazio maglia alta, formo il mio spicchietto, catenella di separazione, qui dovrei saltare 2 maglie di base, fare le mie 3 maglie alte consecutive, invece ne faccio una, nella successiva che sarebbe la seconda delle maglie alte vado a farne 7 per formare la mia nocciolina, quindi 2, 3, 4, 4, 5, 6 e 7. Porto fuori bene la mia asola, nella seconda delle maglie da davanti verso dietro esco, prendo la mia asola e formo la mia nocciolina, una catenella, nella maglia successiva faccio una maglia alta e procedo così, formando appunto questa decorazione che a me piace tantissimo perché dà un effetto molto bello a rilievo dello scialle. Vedete, questo è l'effetto che si ottiene. Devo dire che non è male neanche l'accostamento di questi 2 filati. Quindi io continuo sempre in tutti i terzi giri dei 6 delle fasce di mohair, quindi nelle fasce di mohair abbiamo detto che dobbiamo fare 6 giri di lavorazione consecutivi, nel terzo giro procediamo così applicando le noccioline fino alla punta del nostro scialle, fino a che arriveremo alla prima metà, poi ci gireremo e continueremo come abbiamo visto finora la lavorazione a specchio, e questo è il risultato che noi otterremo poi del nostro scialle lavorato con questo effetto, che devo dire che mi piace veramente tanto. Come vedete il risultato è questo, quindi le mie sequenze di lavoro, nella centrale la nocciolina, nel terzo giro la nocciolina e a ripetizione mano a mano, quindi ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sequenze di lavoro. Come vedete, tantissime sono le idee con cui noi possiamo far volare la nostra creatività, usando filati anche d'avanzo e così cercando di giocare con i colori per creare effetti sfumati o materici diversi. Io vi ho dato uno spunto per realizzare uno scialle. Ora sta a voi appunto a giocare e far volare la vostra fantasia. Potete usare tutti i bellissimi colori che l'autunno in questo periodo ci offre, oppure insomma giocare con degli accostamenti a seconda anche dell'abbigliamento poi con cui vi fa più piacere portare i vostri scialli. Io vi abbraccio, spero che il progetto vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao ciao!